Passo quindi la parola al dottor Darren Small, direttore Integrity di Sport Radar, che ci parlerà delle combine, appunto, dei danni alla credibilità dello sport e l'importanza della cooperazione internazionale. Grazie dottore. Good afternoon, everybody. My name is Darren Small. I'm Director of Integrity for Sport Radar. I'd like to firstly take this opportunity to apologise for my lack of Italian, and my colleague here, Lorenzo Cacci, will do all the translation. Buongiorno, mi chiamo Darren Small, sono direttore Integrity della Sport Radar e mi scuso prima d'ora per non avere una perfetta padronanza della lingua italiana, quindi sarà il mio collega Lorenzo Cacci a tradurre il mio intervento oggi. I think it's fair that we just explain why we're here today. Sport Radar being a European company, but obviously quite foreign to a number of you people here. We are working in the international integrity market since 2004 for a number of major clients from FIFA, UEFA, the English, Scottish, German, French and Czech football associations, and also for your own internal Liga Pro, where we have recently taken part in not only the monitoring but also the educational programs for them. Giusto una breve introduzione: chi siamo, che cosa facciamo. Sport Radar è una società che ha sviluppato nel corso degli anni degli strumenti per monitorare quelle che sono le partite cosiddette sospette, match fixing. Ha diverse collaborazioni insieme all'UEFA, in maniera particolare noi monitoriamo diciamo, come diceva prima il segretario generale della FIGC, monitoriamo insieme all'UEFA e poi giù con le federazioni e le varie leghe quelli che sono le 42.000 eventi organizzati dall'UEFA ogni anno, giusto per darvi un po' di dati. Inoltre anche insieme alla FIFA, il cosiddetto Early Warning System, noi provvediamo per loro quello che è l'analisi delle partite truccate. Non solo questo, chiaramente anche possibilità di consulenza e attività per le varie procure di Stato, non da ultima quella di Bochum nel caso delle partite, diciamo, truccate a livello internazionale. Okay, the one thing that we represent here is the international market. We monitor over 300 bookmakers worldwide, not just from Europe. We look at the Asian, the North American, the African market, so we have a complete view of what's going on from a betting perspective. Quello che noi oggi rappresentiamo qua in questo convegno è un po' lo sguardo internazionale a questo sistema di scommesse. Quello che prima diceva il dottor Turchi è chiaro: oggi AMS, i monopoli e i soggetti che sono qua sono chiaramente focalizzati su quello che è il mercato nazionale, su quello che è il mercato del totalizzatore. Quello che insieme ai nostri 300 bookmaker, nel senso i nostri partner 300 bookmaker, abbiamo la possibilità di avere innumerevoli informazioni per quanto riguarda anche il mercato internazionale di questo fenomeno. Now, the Asian market, of course, is in focus from a match fixing perspective. This isn't because the people that operate sportsbooks in Asia are corrupt or fixing matches themselves. It's actually just because of the structure of the marketplace itself, its liquidity and what it exposes itself to. Quello che è apparso anche sui titoli dei nostri giornali negli ultimi mesi è quello sempre di più di questo fenomeno del mercato del betting asiatico. Questo perché? Perché in maniera particolare a Singapore ci sono dei centri proprio di eccellenza per
il truccare gli eventi sportivi. Questo perché? Perché in maniera particolare nel sud-est asiatico questo fenomeno è molto diffuso e sembra una normalità. Questo anche perché una grossa liquidità viene concentrata lì e tutto il sistema asiatico è basato su una grossissima liquidità che è spalmata sui vari operatori. To give you some sort of example of the size of the Asian betting market, the 2010 Champions League final was estimated to have generated €1 billion turnover for that one match alone in Asia. Per darvi un po' di esempi concreti su come è grande questo mercato, la partita della finale di Champions League nel 2010, solamente nel mercato asiatico come turnover di questa partita, su questa unica partita, era di €1 miliardo. Now this obviously doesn't suggest that the Champions League final was fixed, but if we then take this a step further and look at the Albanian markets or the Moldovan or the Macedonian markets, we easily suggest that you could stake €100,000 on one of these matches, which then leads us to questions as to whether there is integrity issues surrounding these games. Chiaramente questo non suggerisce che la partita di Champions League era truccata, chiaro, ma il fatto che comunque la possibilità attraverso questi operatori, attraverso questi operatori bookmaker, si possa piazzare anche in campionati minori, come diceva il dottor Small, come per esempio quello che può essere il campionato albanese, quello che può essere il campionato moldovo, o in generale a livello internazionale dell'est dell'Europa, semplicemente anche centinaia di migliaia di euro su campionati minori, in una puntata singola. As Dr. Motta suggested earlier, there's potentially €50 billion lost in illegal betting. Now, what I'm trying to show you here with our diagram is how this money is effectively lost through the marketplace. Prima si diceva che a livello nazionale circa 50 miliardi di euro escono dal sistema nazionale legale, in maniera particolare in Italia. Ecco, questo è il diagramma che vogliamo farvi vedere qua, è un po' come questi 50 miliardi spariscono dal totalizzatore nazionale italiano, per esempio. See, this is a very complicated system, but the actual diagram here is just trying to simplify a little bit. What we represent at the bottom here is our clients, is all the people betting money, either from Italy, Albania, from London, anywhere. Quello che rappresenta qua appunto il diagramma, è un po' complicato, però cercheremo di spiegarlo in maniera molto semplice. Quello che ha alla base sono chiaramente i clienti di tutto il mondo che scommettono. And as you can see, for their money to get to the top of the chain, to the bookmakers at the very top of here, they often have to go through a number of different agents, so different handlers. These agents come in different forms. They can be people from down the street working in a local bar, or they can be working with sports books and operations which look very professional from the front. Come si diceva prima, è tutto il sistema degli agenti, superagenti e così via, che a voi è sicuramente ben noto, ma questo è nello stesso modo l'organizzazione asiatica, in maniera particolare del bookmaker asiatica, funziona. As you can see, the trades get larger and less consistent as we get to the top, but it's important here to understand that this is not just a system used by Asians to operate. This is a system used by Europeans, by bookmakers, by professional betting companies. Everybody plugs into this system at some point. Questo non è chiaramente il sistema solamente usato dagli asiatici, ma anche in Europa è molto ben noto e, come abbiamo detto prima, anche in qualche modo anche i cosiddetti operatori illegali in Italia si incastrano in questo diagramma. The problem that we have as an operation is that it's the lack of information between the bottom part of this diagram and the top. The people at the top don't necessarily know who's placing the bets at the bottom.
Chiaramente la più grossa problematica è la mancanza di formazione che ci sono tra i diversi livelli, cioè le persone che sono al top di questo diagramma molto spesso non sanno chi sono alla base. And this, of course, lends itself to the potential for manipulation, deception, and so on. E questo è chiaramente potenzialmente pericoloso per manipolare eventi sportivi. This next graph here shows you what we've been witnessing as an organisation in terms of match fixing in the last 3 years. We have the 3 year-on-year lines of manipulation growth for Sportradar. Questo diagramma vi fa vedere come, diciamo, da anno in anno, dal 2009, che sarebbe la linea gialla, al 2010 con la verde, al 2011 con la rossa, come si vedono sull'anno le partite potenzialmente, diciamo, sospette, potenzialmente quindi soggette a manipolazione dell'evento sportivo stesso. So since 2009 we have seen over 650 potentially manipulated matches. This equates to approximately 1% of professional football matches in Europe. Nel 2009 abbiamo circa visto l'1% delle partite organizzate a livello professionale in Europa erano truccate, se così possiamo dire, l'1%, quindi circa 650 partite all'anno. Of this 1%, 78% of these matches are all successfully manipulated for the desired result. This is a big percentage and also sort of confirms our position as we believe that they were successfully manipulated for betting purposes. Di questo 1%, il 78% era manipolato a livello, erano manipolate con successo, quindi la manipolazione è avvenuta con successo, quindi per il risultato piuttosto che per l'outcome della partita, quindi si è creato un profitto tra queste 1%, del 78% di queste partite si è creato un profitto. The one concern from these diagrams is that 55% of all of these matches only come from 5 countries in Europe. La cosa preoccupante di questo diagramma è che il 55% delle partite truccate arriva da 5 paesi in Europa. And these 5 countries all share similar trends and betting movements which would suggest that the money or the control is all coming from the same areas. Questi 5 paesi suggeriscono quindi un trend simile del quale si può evincere che le partite truccate avvengono tutti da una stessa area, da uno stesso punto di partenza. Okay, now the reason for our increase, you can see here, is quite dramatic in 2011. Can be laid down to 3 issues, or 3 potential reasons. 1, our system and our analysts have improved dramatically in the 3 years of them doing their job. 2, the bookmakers in general have increased the amounts of markets that they offer to the betting public. And 3, the match fixers can see a quite clear end to this problem, the easy ride that they are currently getting within match fixing. We suggest in 2 or 3 years' time that it will be far more difficult for them to operate in the current markets that they do. Il fatto che vediamo nel 2011 un incremento così forte sono dovuti in maniera particolare a tre punti. Il primo sicuramente che, come si diceva anche prima, ormai nascono con i funghi e i bookmaker, è un trend di moda dagli ultimi 2 anni a questa parte. E sicuramente anche con la diffusione di una serie di device dove io posso scommettere in pratica ovunque, non più necessario devo andare in uno shop o avere un computer a casa, ma lo posso fare veramente ovunque oggi, piazzare una scommessa in ogni momento. Sicuramente anche il fatto che l'offerta di questi bookmaker
è sicuramente aumentata notevolmente. Prima si poteva scommettere solamente sul diciamo esito 1x2 della partita. Oggi i più grossi bookmaker offrono più di 350 mercati su una singola partita, e con mercato si intende risultato corretto, under over, cioè quanti gol faccio in una partita, insomma una serie di mercati che tutti voi ben conoscete e che la platea conosce. Il terzo punto, forse quello più importante, è che questi manipolatori, queste organizzazioni criminali vedono comunque una fine una fine proprio in questa operazione di match fixing. Questo perché tutte comunque le organizzazioni, enti sportivi, le federazioni, i regolatori di mercato danno lotta veramente senza fine a questa problematica. Quindi c'è una fine un end, come si dice in inglese, e questo vuol dire che le organizzazioni criminali oggi operano in maniera molto più veloce, e quindi ecco perché anche l'opportunità, diciamo, per gli organi competenti di fare un maggiore detecting di questa cosa qua, un maggiore detecting di questa cosa qua. So just to summarise, a recent study by FIFPro, Professional Players Worldwide Association, suggested that 11% of all of their players have been at least approached for the purpose of match fixing. As our friend and colleague Chris Eaton, the head of security of FIFA, suggests, the only way we can tackle this is by internationally collaborating for clearer identification of these problems, and of putting together proper sanctions in place at sports and legal levels. Un altro dato sicuramente interessante è che la FIFPro, cioè l'Associazione Mondiale dei Calciatori, attraverso un'analisi che è stata fatta dal Head of Security della FIFA, Chris Eaton, ha scoperto che l'11% dei loro associati, quindi tutti i giocatori mondiali a loro associati, sono stati approcciati da dei manipolatori di partite, quindi l'11%, di fatto è una squadra di calcio, se possiamo dirlo, no? Fa gioco su questa cosa qua. Quindi in maniera particolare l'importanza, come suggeriva anche Chris Eaton nei diversi interventi che ha fatto, di una collaborazione a livello internazionale, dove ognuno, diciamo, perde una minima parte di giurisdizione, ma proprio per un fine ultimo, di quello di combattere questa tipologia di match fixing, e veramente anche attraverso dei sistemi, attraverso delle concrete azioni dove forze dell'ordine, organizzazioni sportive, club stessi cercano anche di educare quelli che sono i loro atleti, i loro tesserati, in modo tale che, cioè, il detto prevenire è meglio che curare molte volte funziona su questo lato qua. Quindi anche questo sicuramente, come diceva prima anche il segretario generale della FIGC, attraverso queste cooperazioni tra Interpol e FIFA, dove c'è proprio un continuo educare degli operatori che fanno sport su la problematica del match fixing. Thank you very much. Thank you.